Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Vi faccio vedere una borsa molto semplice, molto basica e soprattutto vi servono pochissime cose. Intanto vi serve un cordino, quello che desiderate voi, un fondo, il mio è 22x10, però lavorando i punti riva sui 21 su 8-9 cm, l'uncinetto 4,5 perché è quello più giusto per lavorare questo filato, 1 metro e le forbici se caso mai avete bisogno. Per quanto riguarda il filato è molto bello, come notate ha la base nera e c'è il lurex colorato dentro su una base rosa argento, molto bella. L'avevo già avviato, però l'ho disfatto perché mi piaceva così tanto che ho deciso di condividerlo con voi. Avevo dubbi sul condividerlo perché sono cose che ho trovato nella mystery box di filati discount, quindi se voi mi chiedete dove trovo questo filato uguale identico non so cosa dirvi, ma sul sito ci sono diversi prodotti fantastici che dopo non avete difficoltà a sostituirlo. Adesso vi faccio vedere l'avvio e vi do tutte le indicazioni. Prendete il fondo e lo dovete girare sulla parte bella, lo notate nel mio caso perché ci sono i piedini, se non ci fossero di solito nei fondi si capisce dove è il lato più bello, quindi il fuori e quello interno. Io andrò a utilizzare sempre l'uncinetto 4,5 perché i miei fuori sono abbastanza larghi e il filato ci passa. Caso mai avete difficoltà dovete cambiare uncinetto, ne prendete uno più piccolino che col quale riuscite a passare sia con l'uncinetto che con il filato. Io andrò a utilizzare l'avvio dei punti bassi normali, questo perché ho i fuori abbastanza larghi e anche abbastanza vicini. Casomai la distanza tra i vostri è molta, dovete fare l'altro avvio che si chiama un avvio con il punto catenella. Sul canale c'è già, quindi le informazioni riuscite a trovarla, poi trovarle, casomai vi metterò direttamente il nome del progetto. Intanto lasciate un cappietto lungo circa 20-25 cm, prendete il cordino, entrate alla metà del laterale, fate un punto catenella che andate a chiudere con entrambi i fili, quindi sia con quello più corto che con quello più lungo. Poi quello corto lo lasciamo che ci andiamo a lavorarlo nel fondo, l'altro andiamo ad avviare il lavoro facendo semplicemente un punto basso, poi nel prossimo foro ne andiamo a fare 2. Ora se voi dovete farne 2 punti bassi per il foro, per un foro, oppure uno, oppure come me uno sì o uno no, decidete voi in base al vostro filato, cioè se è più spesso o meno spesso del mio, se i fori sono molto vicini o molto larghi. Lo capiamo alla fine del lavoro dal fatto che se, adesso vi faccio vedere, chiuso il primo giro, il mio fondo sta dritto come questo, ho lavorato benissimo, quindi non è in tensione. Caso mai si imbarca così, significa che ho lavorato troppo pochi punti, di conseguenza devo disfare e fare dei punti in più. Se non riuscite a fare dei punti perché il foro è piccolino, aggiungete delle catenelle, magari fate un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella. Al contrario, se vedete che va tutto bene, che il fondo è liscio, il lavoro non lo stringe, dopo i primi 2-3 giri ci rendiamo conto se abbiamo aumentato troppo, perché il nostro lavoro all'uncinetto non rispetta la base ma sfarfalla, quindi è molto più grande rispetto alla base che il nostro fondo. Quindi bisogna conoscere molto bene il filato col quale si lavora, poi se casomai si è sbagliato lo si disfa e se lo riprende nella maniera giusta senza problemi. Anche io lo faccio, quindi non vi preoccupate.
Ora vado a concludere questa riga e ci ritroviamo per la prossima. Ricapitoliamo, io faccio 2 punti bassi, un punto basso, quindi alterno il numero 1 e 2. Qui in pratica ne ho fatti 2, qui ne ho fatta una, qui ne andrò a farne 2. L'ho lavorata troppo larga, scusate. Quindi vado a fare 1 e 2, poi 1, questo lo farò per tutto il giro. Ho concluso il giro, come notate ho un punto basso, qui è il primo, qui il secondo fatto all'inizio, di conseguenza qui in mezzo me ne manca uno. Io spero che comunque riusciate a vedere, perché dai, è un filato nero ma i brillantini ci sono, quindi spero che si riesca a vedere. Ora mi chiudo qua nel primo con un punto bassissimo. Ricominciamo il giro facendo la seconda riga. Questa volta però lavoriamo solo la cosina dietro, che in pratica, notate, è 1, 2, quindi solo questa, prendiamo solo quella esterna. Così andiamo a definire per bene il fondo. Iniziamo con un punto catenella, entriamo nel primo punto disponibile, facciamo un punto basso, entriamo nel prossimo, punto basso, nel prossimo, punto basso, senza aumentare, senza niente. Adesso vi faccio anche vedere l'aspetto del primo giro. Guardate, lo appoggio e lui sta dritto. È leggermente schiacciato perché l'ho tenuto io male, però è dritto, non è a barca in questa maniera. Ora, come faccio a sapere se non ne ho fatti troppi? Non lo posso sapere finché non faccio 2-3 giri, quindi lì vi li farò vedere. Vado a concludere intanto il primo giro e vediamo il primo giro della borsa, questa è la base, e così vediamo il risultato finale. Andiamo a concludere anche la seconda riga, in realtà la prima della borsa, quindi lavoro questo punto basso e qui di solito ci si va a chiudere con il punto bassissimo, però siccome non voglio la chiusura in questa borsa faccio finta di niente, entro proprio, vedete questa è la chiusura del punto bassissimo, entro proprio, vado a fare semplicemente un punto basso, quindi da adesso in poi io vado a lavorare a spirale. Non devo fare né aumenti né diminuzioni, questo sempre se voi siete riuscite ad avviare il fondo correttamente. Come notate si allarga perfettamente, non sfarfalla, non ci sono del eccesso di lavoro, guardate, è veramente pari. Poi adesso, lavorando un po' di righe, mi aiuto con le mani e il corpo della borsa inizia a prendere forma, però ho fatto solo una riga, quindi fate un po' fatica a vederlo. Ora, come ho detto, io non aumento, non diminuisco, vado in alto lavorando sempre gli stessi punti, non chiudendo la riga. A un certo punto, quando arrivo all'altezza che desidero, mi fermo. Dopo aver lavorato diverse righe, l'aspetto della mia borsa è questo è l'interno e questo è l'esterno. Il punto si vede solo da vicino, anche perché è un filato scuro, ma soprattutto con il lurex inganna tutto. Ma è il filato più giusto per il fatto che abbiamo una fettuccia spessa e se avessi lavorato il punto basso pieno, la borsa sarebbe stata molto più spessa e avrei utilizzato di conseguenza più filato e sarebbe stata anche molto più pesante, di conseguenza vi consiglio sempre questo punto. Mi sono fermata qua, c'è ancora lo scalino come notate, però ho iniziato qui, quindi per forza da qui da qualche parte ho finito la riga. Non vi ho dato l'altezza, adesso ve la do. In pratica ho lavorato per 19 centimetri. Ora ho messo
4 marcapunti che mi danno l'area dove io mi fermo per andare a creare una catenella volante per fare i manici. Qui non devo fare altro che lavorare fino al punto, al marcapunti azzurro. Di conseguenza subito faccio la catenella volante per arrivare a quella rosa. Adesso vi faccio vedere. Quando arrivate qui al marcapunti azzurro, lavoratelo, e io tra un marcapunti e un altro c'ho circa 12 cm e sono 13 punti di differenza. Per far sì che sia leggermente più spaziosa, quindi la catenella, invece di fare 13 punti ne andrò a fare 16, quindi semplicemente vado a fare delle catenelle, quindi una, 16. Dopo aver fatto 16 catenelle entro qua e vado a prendere la costina del punto marcato, questo qui. I marcapunti ormai non mi servono più. Mi raccomando, quando fate questa suddivisione dovete fare in questa maniera: prendete la borsa, la schiacciate e questo è il vostro punto di riferimento. Cercate di arrivare con il metro a metà e prendete la distanza. Io ho circa 12 cm, quindi dalla metà ho fatto 6 e 6. Non è finita qui, perché l'occhio vi può ingannare, di conseguenza vi mettete a contare i punti, quindi questi due lati devono essere uguali e anche questi due devono essere uguali. Mi raccomando, perché sennò dopo i manici escono storti e non sono belli. Quindi qui deve essere proprio la metà della borsa. Ok? Ora vado a lavorare tutto normalmente. C'ho i piedini del fondo che fa rumore sul tavolo del lavoro, però comunque vado a fare tutto il giro di punto basso fino al marcapunto giallo, poi faccio la catenella volante di 16 catenelle e continuo il lavoro qua. Quando ritorno qui dove c'è questo azzurro, che non tolgo così ve ne rendete conto, vi faccio vedere come si fa a lavorare anche sul manico. Ho fatto anche il secondo manico, che è questo, e adesso sono arrivata qui dove c'è il marcapunti. Andiamo a riprendere il manico facendo cosa? Non prendendo la costa esterna, ma prendiamo la costa interna, poi la verso di noi, e prendiamo tutta la catenella piena in questa maniera. E facciamo dei punti bassi, niente di più semplice. Per chi desidera può fare anche 2 giri di maglia bassa, così il manico è un po' più alto, un po' più spesso. Fate conto che un giro di maglia bassa è questo, ne fate 2 questo, dopo decidete voi in base ai gusto, perché tanto il sostegno non è tanto nel manico ma è qui nell'aggancio, quindi assolutamente c'è. Eccola finita la mia borsa. Allora vi faccio notare che ho fatto 3 righe e poi ho ripreso a maglia bassissima, scusatemi, dal manico e l'altro, quindi questa porzione qui, quindi tra un manico e l'altro, e poi sono scesa e ho ripreso la parte sotto del manico e sono risalita qui e ho concluso, che qua c'è la fettuccia. Ora il prossimo passaggio, anzi 2 o 3 passaggi, decidete in base a come volete indossarla, le dovete fare da sole. In primo luogo, se il fondo era fatto da voi all'uncinetto, io personalmente non la andrei neanche a foderare, però visto che nel mio caso il fondo è fatto con un fondo in ecopelle, vi ricordate, preferisco metterci la fodera. Dopo che ci ho messo la fodera andrò a mettere un bottone magnetico, devo decidere se metterlo qui in mezzo, quindi la chiusura è questa, oppure qui sui laterali. Poi per chi desidera può aggiungere anche una tracolla, questa guardate è bellissima, c'è una porzione in ecopelle e il resto in metallo. Potete aggiungerla direttamente così, oppure la piegate leggermente la borsa, ci mettete un moschettone tondo, quelli più grossi, che si infila direttamente nel lavoro, e l'aspetto sarebbe questo.
quindi sia da una parte che dall'altra. Sicuramente se scegliete questa variante vi consiglio di mettere poi un solo bottone magnetico al centro. Scusate i rumori sottofondo, guardate il punto come si vede bene con questa luce. È un bellissimo filato, purtroppo indicazioni ben precise non le ho, però ci sono tanti simili con il lurex dentro, che è poi mi informerò direttamente sul sito di Filati Discount per darvi tutte le informazioni necessarie, quindi metterò dei link sempre nel box informazioni. Come sempre, se avete domande e curiosità mi dovete scrivere, io intanto cercherò di completarla, però cercherò di pubblicare anche il video tutorial, che così arrivate fino a questo punto, e ci ritroviamo o qui sul canale con i commenti se avete curiosità, quindi vi rispondo, oppure ci ritroviamo sul gruppo Facebook. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.